Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del FAP e del DPF, due elementi che hanno lo stesso scopo, cioè quello di ridurre le emissioni di polveri sottili o di particolato, cioè tutto quello che è lo sporco che deriva dalla combustione dei nostri motori. Ad oggi le normative europee costringono le case automobilistiche a trovare delle soluzioni per fare in modo che i motori, soprattutto quelli diesel, che sono quelli che inquinano di più, per inquinare meno. E quindi negli ultimi video ho trattato proprio questi elementi: valvole GR, AdBlue, e adesso è arrivato il momento di parlare del FAP e del DPF. Perché parliamo di questi due elementi? Perché sono tra i maggiori responsabili dei problemi che abbiamo alle nostre automobili. Di solito quando si va dal meccanico e l'automobile nostra strattona o ha qualsiasi tipo di problema, si accendono spie a destra e a sinistra, molto probabilmente deriva da uno di questi elementi che io ho trattato negli ultimi video, compreso questo, cioè il FAP e il DPF, perché sono degli elementi aggiuntivi. In questo caso è un filtro, ma nel caso della valvola GR è una valvola, nel caso della AdBlue è un additivo, ma tutte queste parti messe insieme hanno degli impianti a parte, sono dei pezzi aggiuntivi e hanno tutti dei componenti che si possono ovviamente rompere e otturare. Questo significa che il meccanico lo vediamo molto più spesso rispetto a un'automobile che questo tipo di impianti, questo tipo di soluzioni e abbattere le emissioni di polveri sottili, quindi di sostanze nocive alla salute, non hanno. Facciamo una premessa: tutti questi elementi che io vi ho elencato, che ho trattato negli ultimi miei video, sono elementi che hanno un solo scopo, cioè quello di proteggere la nostra salute. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad acquistare un'automobile diesel che sappiamo che ha tutti questi elementi all'interno, dobbiamo sapere che comunque acquistiamo un'automobile che è molto inquinante e quindi ha degli elementi all'interno che fanno sì che la macchina sia meno inquinante. Il problema è che questi elementi distruggono il motore, lo soffocano. Innanzitutto vediamo la differenza tra FAP e DPF, perché una differenza c'è. Questi sono due filtri in sostanza che cosa fanno? Trattengono le polveri sottili, quindi la parte grossolana dei gas di scarico. Li trattengono, però a un certo punto il filtro sarà pieno, ovviamente, si riempirà di queste sostanze e dovrà fare, si dice, una rigenerazione. La rigenerazione nel FAP e nel DPF si fanno in maniera diversa. Il FAP fa una rigenerazione utilizzando una sostanza che si chiama cerina, invece nel DPF la rigenerazione avviene col calore, quindi a caldo, utilizzando delle spruzzate, delle extra iniettate, si chiamano, di gasolio. Cioè parte del gasolio viene mandato all'interno del filtro DPF, si incendia, quindi si scalda, e le sostanze che sono presenti all'interno, quindi le varie polveri sottili e particolato, vengono bruciate in quel momento lì. Che senso ha accumulare tutte queste sostanze all'interno di un filtro per poi bruciarle tutte in una volta e quindi poi vengono scaricate nuovamente durante una rigenerazione? Questo qui non ci è dato saperlo, perché effettivamente se valutiamo la cosa, noi per la maggior parte del tempo che utilizziamo l'automobile abbiamo, tra virgolette, uno scarico che butta aria buona, ma durante le rigenerazioni abbiamo le classiche fumate nere che spesso si vedono per strada, e proprio perché in quel momento l'auto sta facendo una rigenerazione, e in quel momento lì ovviamente l'auto inquina tanto perché brucia il particolato e quindi le polveri sottili nuovamente e poi le scarica fuori, perché quello è lo scopo, la pulizia, filtro antiparticolato. Quindi questa cosa qui, punto interrogativo. Effettivamente avere un DPF montato sulla nostra automobile significa che, come abbiamo detto prima, abbiamo delle extra iniettate di gasolio che serve proprio per le rigenerazioni. Questo porta a un consumo del gasolio tra il 10 e il 20% in più, quindi avere il DPF sulla nostra automobile comporta un maggior consumo di gasolio. Se non abbiamo il DPF e abbiamo il FAP, abbiamo una sostanza che si chiama cerina che ogni tanto andrà ricaricata, quindi dovremo andare dal meccanico a ricaricare la cerina, che ha ovviamente un costo. Avere il DPF montato sulla nostra automobile, come il FAP, comporta temperature maggiori del nostro motore. Questo perché il filtro antiparticolato scalda tanto. Per quanto riguarda il DPF, che come abbiamo detto prima utilizza delle extra iniettate di gasolio per fare la rigenerazione, abbiamo la problematica dell'olio motore. Questo perché? Perché durante le rigenerazioni succede che del gasolio filtra sotto le fasce e quindi va nella coppa dell'olio e si va a mescolare all'olio. Quindi abbiamo sempre l'olio che è mescolato a un po' di gasolio. Questo significa che anche dopo 1000-2000 km abbiamo un olio che già fa abbastanza schifo a livello di consistenza, a livello di viscosità, eccetera. Tanto che si consiglia di utilizzare un olio di una qualità più scadente nel
caso in cui noi abbiamo un'automobile con DPF, proprio perché durante le rigenerazioni comunque viene inquinato l'olio del motore con il gasolio. Questo è un problema che poi ci ritroviamo su tutto il motore, perché avendo un olio scadente o comunque avendo un olio che viene inquinato dal gasolio, abbiamo la problematica di distruggere tutto quello che è il motore, perché l'olio va a finire da tutte le parti. Pensiamo a una catena di distribuzione, abbiamo la catena di distribuzione a bagno nell'olio che ha del gasolio all'interno, quindi pensate quanto possono durare tutte le parti del motore che vengono lubrificate da un olio inquinato. Pensa quanto la durata possa essere inferiore rispetto a un motore con un olio di qualità. Ma veniamo all'aspetto che tutti quanti vogliono sapere: come si fa a togliere questo tipo di filtro? Molto semplice da eliminare. Praticamente si sega via tutto il filtro e si mette un tubo dritto al posto del filtro antiparticolato. Quindi la fattibilità della cosa è molto semplice. Non basta però togliere il filtro, ma bisogna andare ad agire sulla centralina per dire all'automobile che il filtro FAP o DPF non c'è più, e quindi l'automobile non deve più fare rigenerazioni, ma questo bisogna farlo attraverso la centralina. Quindi bisogna andare in un centro specializzato che fa questo tipo di lavoro. Questo tipo di lavoro ha un costo dai 200-250 euro fino ai 400-450 euro. Poi alcuni scelgono di fare addirittura la rimappatura della centralina per fare in modo che la macchina possa andare ancora meglio. Quali sono i vantaggi di questa operazione? Ovviamente sono il rovescio di tutto quello che vi ho detto prima. Avremo un'automobile che avrà dei consumi dal 10 al 20% in meno, avremo un abbassamento delle temperature di esercizio del motore, che non è poca cosa, avremo la possibilità di mettere un olio di alta qualità all'interno del motore e questo rimarrà così per tutta la vita dell'olio senza che sia inquinato dal gasolio. Quindi pensiamo a tutto il motore, quindi pensiamo che abbiamo un olio di alta qualità che circola all'interno del nostro motore. Tutti i componenti che vengono a contatto con l'olio vivranno molto di più. Un altro aspetto che ci preoccupa tantissimo è l'aspetto della revisione. Passa la revisione un'automobile senza il filtro antiparticolato? Sì, in realtà passa, perché le normative europee ovviamente ci danno delle indicazioni, ma in Italia il metodo con cui vengono presi i dati dei fumi dallo scarico fa in modo che la revisione comunque passi anche senza questo tipo di filtri. Quindi in sostanza dai video precedenti e da quest'ultimo video noi capiamo che possiamo togliere tutti i tipi di metodi per l'abbattimento degli NOx e delle polveri sottili, rimanendo comunque nei parametri di legge italiani. Un'altra problematica potrebbe essere quella dei fumi di scarico, cioè se tolgo il filtro antiparticolato poi ho dei fumi di scarico neri che escono dalla macchina. In realtà no, avrò dei fumi di scarico neri soltanto nel caso in cui, togliendo il FAP, l'auto in realtà celava dei problemi da un'altra parte, ad esempio le candelette o problemi di combustione di qualsiasi tipo, di qualsiasi provenienza, soltanto che col FAP ovviamente io ho un filtro che si interpone nel mezzo e mi filtra pure un problema che io ho da un'altra parte, al che dallo scarico esce sempre aria pulita, quindi non fumi neri, ma io magari all'interno della macchina ho un problema, all'interno del motore c'è un problema e non riesco a capire che c'è perché ho un filtro che mi filtra tutto quanto. Quindi togliendo il filtro antiparticolato magari scopro che il motore sta soffrendo da un'altra parte e quindi posso andare a risolvere il problema. 80-90% dei problemi che oggi abbiamo sulle nostre automobili è proprio dato da tutti questi elementi che sono stati messi apposta per abbattere gli inquinanti delle nostre automobili. Il problema è che questi elementi distruggono completamente il motore e le nostre automobili. Quindi quando andate ad acquistare una nuova automobile o anche un'auto usata, fate caso a tutte queste problematiche, perché molto spesso sono molto costose le riparazioni e anche il mantenimento stesso di questi impianti. Se noi li togliamo, perché in Italia si può fare, ovviamente facciamo bene ai motori, quindi a degli elementi meccanici, ma facciamo molto male alla nostra salute. Come in ogni video, qual è il consiglio che vi do rispetto alla soluzione di togliere o meno questo tipo di impianti? Dipende dalle tasche che ognuno ha. Ragazzi, spero di essere stato utile, vi rimando a tutti gli altri miei video, in descrizione trovate un sacco di link utili. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, accendete la campanella e seguitemi anche sui social, trovate tutti i link in descrizione di TikTok, Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!